Benvenuti a Palazzo Belvedere, il meraviglioso hotel di Montecatini. Precisamente sei insieme a me all'interno dello studio legato all'elemento fuoco dell'OMSPA. Ovviamente parliamo dell'elemento fuoco perché, essendo equinozio d'estate, l'antica medicina tradizionale europea e mediterranea associa questo elemento a questo tipo di stagione, ovviamente calda e focosa. L'antica medicina tradizionale europea e mediterranea, che è la filosofia fondante che è stata portata all'interno di questa struttura, si basa sulla filosofia dei 4 elementi, quindi elemento aria, fuoco, terra e elemento acqua. E oggi parliamo dell'elemento fuoco. Anzitutto, questa stagione legata all'estate, proviamo a capire qual è il movimento energetico che ci propone. È l'energia dell'estate, è un'energia che si espande, dove l'essere umano ha desiderio di socialità, di incontrare gli altri, dove sale la passione, dove sale il desiderio. Cosa ci propone la natura? La natura è proprio una fase in cui il fiore si trasforma in frutto, in frutti colorati, quindi è il momento di fruttificare, anche non soltanto ciò che fa la natura, ma anche noi possiamo portare a frutto dei progetti che abbiamo in essere. L'antica tradizione europea e mediterranea come cultura filosofica associa l'elemento, quindi anche la stagione, a una tipologia caratteriale, a un temperamento. Quindi se sei dominato dall'elemento fuoco come temperamento, avrai le seguenti caratteristiche. Per esempio, sarai deciso, sarai una persona determinata, ambiziosa, una persona che tende a infiammarsi velocemente, tende anche a spegnersi, una persona coraggiosa, lucida, sveglia, brillante, una persona sulla quale si può contare, una persona che mette amore e passione in ciò che fa. Come puoi fare per capire se l'elemento fuoco è dominante in te? Se non proprio come caratteristiche comportamentali, almeno come periodo della tua vita. Puoi scrivere a info@palazzoBelvedere.com che così ti verrà inviato un link dove potrai compilare un test autovalutativo e a seguire avrai un colloquio gratuito insieme a me, quindi con la naturopata, che ti darà dei suggerimenti personalizzati proprio per te, per valorizzare il tuo elemento caratterizzante, ma anche per disperdere l'elemento in eccesso e nutrire quello in carenza. Bene, detto questo, come facciamo all'interno dell'OMSPA per nutrire il fuoco, nutrire l'elemento associato a questa stagione così meravigliosa che tanto aspettiamo durante l'anno? Sicuramente utilizziamo il sale. Il sale è l'elemento materiale che maggiormente è associato al fuoco. Come facciamo a utilizzarlo? Facciamo delle manovre sul corpo veloci con il sale, facciamo delle immersioni all'interno di una vasca con il sale proprio per prendere contatto profondo con questo elemento. Non soltanto, utilizziamo i rametti di rosmarino sul corpo perché viene riconosciuta questa pianta come proprietà riscaldante. Abbiamo il mix di oli essenziali che utilizziamo, Calidus, che è un mix caldo che ci serve per stimolare il calore e la passione nella tua vita. Non solo, usiamo delle foglie di artemisia essiccate e bruciate, ovviamente sul corpo. Utilizziamo le coppette dove all'interno mettiamo il fuoco che è riscaldante e andiamo a stimolare la pelle per aiutarti a portare fuori il calore. Ultima cosa molto interessante, abbiamo queste spazzole di setola vegetale di intensità dura che viene utilizzata sulla pelle con dei brevi e veloci movimenti che aiuteranno a sentire il calore, a manifestare il calore. Inoltre abbiamo studiato nella spa, quindi nell'area umida, un percorso specifico che ti aiuterà e ti guiderà nell'utilizzo delle attrezzature che abbiamo a disposizione proprio per tonificare, far salire l'energia, proprio in relazione con l'elemento fuoco. Nel frattempo, in attesa di poterti accogliere con noi all'interno di Palazzo Belvedere, ti do qualche consiglio per casa. Prima cosa, utilizza il sale fino in casa e anche tu puoi fare delle frizioni sul corpo, brevi, veloci. Mi raccomando, non utilizzare il sale fino sul volto perché è un elemento troppo aggressivo e la pelle del volto invece è delicata. Poi puoi andare a correre, cerca di sudare. La sudorazione è una
risposta del calore che noi produciamo nel corpo che tende a raffreddare i tessuti. Quindi quando sudi hai la certezza di aver stimolato il caldo che c'è in te. Puoi utilizzare anche attività dinamiche più, diciamo così, passionali, piacevoli forse, come il latinoamericano, come il tango, come tutte queste, la biodanza, come tutte queste attività che fanno salire il piacere nella vita. Altre cose che puoi fare altre cose che si possono fare, per esempio, è l'utilizzo dell'elemento fuoco a tavola. Puoi utilizzare cibi speziati, principalmente cibi piccanti, senza esagerare, e poi cibi che tendono più al secco, all'asciutto. Per esempio, cibi arrostiti, tostati, grigliati, che tendono ad asciugare quello che è l'umidità, il liquido che tendiamo ad accumulare in inverno. Altre cose che puoi fare, che potrebbe sembrarti un controsenso, in realtà non lo è, l'utilizzo dell'acqua fredda sul corpo. In teoria l'acqua fredda spegne quello che è l'acqua, quindi è fredda e umida, spegne ciò che è secco e caldo dell'elemento fuoco. In realtà se ti fai delle belle docciature, con il doccino della doccia, delle belle docciature sugli arti inferiori, sulle gambe, con acqua fredda, 1 minuto e mezzo, massimo 2, perché dobbiamo dare una stimolazione termica, non dobbiamo raffreddare, e ti asciughi con una salvietta, un tessuto ruvido sulla pelle, cominci a frizionarlo, allora stimoli il calore, sentirai che ti si riscaldano velocemente le gambe. Se la tua tipologia costituzionale è proprio l'elemento fuoco, può essere che in estate l'elemento fuoco eccede. Ti puoi accorgere perché diventi irascibile, la tua determinazione si trasforma in dittatorialità, in eccessiva fermezza, non sopporti più nessuno e la tua comunicazione diventa secca, spigolosa, ruvida, le persone fanno fatica a starti vicino, quando stanno insieme a te è come camminare su un campo minato, potrebbero mettere un piede su una mina da un momento all'altro improvvisamente senza saperlo. Questo è proprio un eccesso di elemento fuoco. A questo punto, se ti riconosci in questa condizione, per te è più conveniente guardare la diretta, il webinar dell'equinozio d'inverno, perché è legato all'elemento acqua. L'elemento acqua viene utilizzato per riarmonizzare un eccesso di fuoco. Bene, mi raccomando, scrivi a info@palazzobelvedere.com per avere il test autovalutativo. Ti possiamo dare informazioni rispetto ai percorsi che prevediamo per te, per l'elemento fuoco per esempio, che possono durare 1 giorno, 2 giorni, possono durare 5, 7, 10, 21 giorni, con l'obiettivo di riportare salute e equilibrio in ciò che è l'essere umano a 360 gradi, da un punto di vista fisico ma anche psicomotivo. Inoltre è stato creato un libro per Palazzo Belvedere che potrebbe darti maggiori informazioni se sei interessato sull'antica filosofia tradizionale medica europea e mediterranea, che appartiene alle nostre radici, che appartiene a ciò che è la nostra cultura in passato, e puoi trovare questo libro sempre scrivendo a info@palazzobelvedere.com. Bene, ti aspettiamo all'interno della nostra struttura. Palazzo Belvedere è felice di accoglierti e passerai con noi un'esperienza che porterai nel cuore, nella mente e nel corpo. A presto e buona estate!